Amici vicini e lontani, come si suol dire, bentornati su questo canale. Io sono Alex, questo è Anime dal Mondo e oggi siamo nella location dedicata alla tecnologia barra, insomma, tutto quello che riguarda il tech, ma sempre riguardante qualcosa che ci fa creare. E quindi partiamo col video. Il titolo già la diceva lunga, perché disegnare per la stampa 3D è un affare serio, molto serio. E visto che si parla di cose serie, ma anche non troppo, dipende dai punti di vista, potete già intanto andare a guardare i miei social qua sotto e magari così, sempre in fiducia, ma perché sono pagliaccio, potete andare a iscrivervi e cliccare la campanella per rimanere aggiornati con i video, ma questo ve lo dico sempre. Come vi dico sempre che sotto trovate tutti i link possibili e immaginabili, sempre che riguardano il video e magari qualcosa in più. Ora, perché vi faccio questo video? Perché prendo spunto dal video che ho fatto qualche tempo fa di Alessandro, che mi aveva mandato il suo disegno di Vultus 5 completamente ridisegnato da lui con Fusion 360, per farvi vedere che cosa significa disegnare per la stampa 3D, che vuol dire non solamente disegnare. E oggi vi faccio vedere come ho disegnato per poi stampare il famoso Brian Condor, che qualcuno ha apprezzato tantissimo. Io sono felicissimo della cosa, perché insomma c'è stato un sacco di lavoro dietro. Adesso vi faccio vedere su Fusion 360 proprio questo, come ho disegnato questo, o meglio vi faccio vedere i passaggi che ho dovuto usare e poi andare così a vedere per stampare in 3D tutto questo coso qui. Ed eccoci su Fusion 360 e questo è esattamente il modello che vi ho fatto vedere stampato del Brian Condor, che ho realizzato completamente da zero. Adesso lo vedete così, adesso vi faccio vedere le varie visuali di tutto quanto piano piano, così da farvi capire quante cose ci sono dietro a un disegno 3D. Passiamo a un'altra visualizzazione, questa volta è un wireframe che vi fa vedere tutti i frame che ci sono anche passando attraverso il modello. Poi vediamo di sistemarlo un po' meglio, così ve lo faccio vedere bene. Ecco qua, un po' così. Poi spostiamoci sulla visuale rossa già colorata, così tanto per dare un'idea. E poi passiamo alla penultima visuale, che è questa, che fa vedere attraverso, quindi da una parte all'altra del modello con tutte le linee, ma ovviamente è un po' incasinato. E poi passiamo all'ultima visuale, che è questa, che è quella che vi dà un'idea di quello che poi può venire il modello. Ma questo video, appunto, in questo video si parla di disegnare per la stampa 3D. Cosa vuol dire disegnare per la stampa 3D? Vuol dire che non basta solo aver disegnato questo Brian Condor, per esempio, ma bisogna, adesso ve lo metto in un'altra visuale perché è meglio, direi che così poi ci conviene di più, perché vuol dire andare intanto a fare il disegno in totale quando hai un po' di manualità con Fusion o con altri software di disegno 3D. Dopo un po' i comandi sono più o meno simili, cambiano da software a software, ma effettivamente sono più o meno simili. Ma quello che c'è da capire è che cosa devi disegnare per andare poi a stampare un modello e farlo diventare come quello che vi ho fatto vedere. Semplicemente io adesso vado a togliere una parte del Brian Condor e vi faccio vedere che da questa parte vedete che è tagliato nettamente in mezzo, ok? Da questa parte io ho tutti i miei moduli, i miei body, come vogliate chiamarli, insomma i miei componenti,
mentre per esempio vado a togliere questo che così non ci interrompono, questo e anche questo lo togliamo. Vi lascio questo, ma voglio togliere anche, togliamo questo che è un supportino, questo che è il volante, questo lo lasciamo, togliamo questo e togliamo questo. Ora, e ovviamente devo togliere anche la cloche. Ora, come vedete, questo qua c'è un incavo, ok? Quindi potete vedere che io ho dovuto fare prima il modello, quindi prima la metà. Ho dovuto creare tutta questa parte, la parte sinistra ovviamente è stata fatta in mirroring, quindi è stato preso tutto il modello e fatto uno specchio della parte. Ma perché l'ho fatta così? Perché se io vado a metterlo in questo modo, voi vedete che ponendo questa parte, quindi la parte inferiore, la parte piatta del Condor, messa sul piatto della stampa 3D, poi una volta che viene stampato in altezza non avrò grossi problemi. Un problema potrei averlo qui in questo punto. Infatti in questo punto, una volta poi portato nel software di slicing, ho dovuto posizionare un supporto, perché altrimenti qui avrebbe fatto fatica e ovviamente sarebbe caduto il materiale nel vuoto sostanzialmente. Invece gli ho fatto un supportino e sono riuscito a stampare tutto il pezzo come l'avete visto. Oltre a questo ho dovuto fare questi, vedete questi buchi? Questi sono buchi che servono per incastrare i pezzi e farli coincidere uno con l'altra, ovviamente fatto con sempre a specchio. Quindi mi trovo da una parte questi buchi, dall'altra gli stessi buchi, e poi ho dovuto fare i suoi cilindretti. I cilindretti, che se adesso trovo vi faccio vedere, vediamo se li trovo. Intanto vi faccio vedere il Condor di sinistra. Questo è stato il primo pezzo creato per il Condor. Ovviamente sotto ci sono tutte le varie parti. Quando ho dovuto creare i pattini, ho dovuto prima creare il pattino, incastonarlo qui e poi andarlo a sottrarre per fare in modo che ci sia l'incastro. Ovviamente io non vi faccio un tutorial su Fusion 360 perché veramente sarebbe una cosa lunghissima, ma volevo andare a prendere, anzi adesso vi faccio vedere, li togliamo tutti e due. Questa è la calotta del cockpit, quindi questa è la parte del cockpit con il sedile, ok? Poi sono andato a fare una parte integrativa che poi praticamente è andata a sovrapporsi con l'altra proprio per dare profondità qui, e poi questa profondità, questo stacco, per poi riuscire a farlo girare nel modo corretto dentro all'abitacolo. Oltre a questo sono poi andato a fare, vi tolgo questo, il cruscotto, che è tutto questo, anche questo tutto realizzato da zero. Ve lo ingrandisco un po' così lo potete vedere. Anche questo è stato realizzato tutto da zero, dopodiché sono andato a fare, ovviamente c'è la cloche come vedete, e poi c'è il supportino che sarebbe il mozzo del volante, insomma della cloche, ok? Questo è tutto quello che riguarda i pezzi del Condor. Abbiamo anche i pattini, che sono questi, e come si può vedere ho dovuto proprio lavorare in questo modo, cioè andando a sottrarre, a fare prima il pezzo e poi a sottrarre i pezzi dal Condor principale, in modo tale da avere questi incastri e ovviamente stamparlo nella maniera più giusta possibile. Infatti in questo caso ho potuto stampare tranquillamente qui sotto, quindi metterlo in piano proprio come è il pattino, e andando in su non mi ha creato grossi problemi.
senza nessun tipo. La stampante è riuscita a stamparli tranquillamente, perché questa parte qui andava abbastanza, non a 45 gradi, ma abbastanza inclinata da non far cadere poi la plastica sul piatto e quindi rovinare anche il pezzo. Ora che vi ho fatto vedere questo, io volevo farvi vedere invece i propulsori. Sono questi sono i propulsori originali che poi sono andato a modificare, perché infatti se andiamo a vedere il Condor, sia il destro che il sinistro, potete vedere adesso sono sovrapposti, ma li ho usati come base da inserire nel Condor. Quindi questo era per farvi capire che dietro un lavoro del genere ci sono tanti pezzi da andare a scoprire, da andare a fare, da andare a mettere insieme per poi raggiungere questo, diciamo così, questo obiettivo e questo modello. Vado a rimettere tutto quello che ci serve per farvi vedere di nuovo il Condor completo. Attenzione, perché adesso vi faccio vedere un'altra cosa, perché ho anche realizzato il cupolino che poi farò successivamente, ma mi servirà solo come dima perché poi lo voglio fare trasparente con il Lexan. Ve lo faccio vedere in questo modo che si capisce un po' tutto il modello com'è, e vi aggiungo questo cupolino che è quello che dà poi tutto un po' il senso al Brian Condor. Quindi questo è quello che c'è dietro al disegno per la stampa 3D, quindi bisogna sapere che tutto quello che va fatto dovete farlo in funzione della vostra stampante, che sia grande o piccola non ha importanza, ovviamente dovete stare nelle misure del vostro piatto di stampa, ma bisogna disegnare in funzione della stampa 3D. Quindi avete potuto vedere come ho disegnato per poi stampare questo Brian Condor, e spero vi sia anche un po' di ispirazione per farvi capire come e dove bisogna intervenire una volta che si è fatto il modello. Possibilmente è meglio farlo prima, quindi avere già un'idea in testa di quello che bisogna fare e di che cosa si dovrà stampare, quindi avere in mente che dovrò disegnare prima una parte, vedere la forma del progetto che sto facendo e andare di conseguenza, perché solamente disegnare poi diventa forse più un casino, passatemi il termine, andare a modificare il modello per poi metterci appunto, non so, i perni per agganciarlo bene da una parte con l'altra, oppure fare determinate rifiniture, oppure fare dei pezzi come nel caso del cockpit che non sono propriamente disegnabili in un secondo momento. Quindi bisogna tenere in considerazione tutte queste cose. Appoggiamo il nostro Brian Condor da questa parte, bravo, stai lì, non ti muovere, non decollare perché mi sei... ok? Noi siamo arrivati alla fine del video, sì, siamo arrivati alla fine del video, spero vi sia piaciuto, spero vi sia venuta qualche idea, perché tutti i miei video poi spostano un po' l'attenzione su quello che è farvi venire delle idee e magari propormele, voi mandatemele sempre, io posso farci anche un video e farvi vedere che cosa avete fatto, perché mi sembra giusto condividere con tutta questa community quello che riesce ad uscire da un canale del genere. E come al solito vi rimando ai prossimi video, sì, ce ne saranno altri, sì, mi dovrete sopportare, esatto, mi dovrete sopportare. Quindi da Alex e Anime dal Mondo è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!